questo video l'editrice Filopress dà inizio ad una nuova collana di informazione filmata sul trasporto pubblico. Dal punto di vista delle immagini, il grande pubblico conosce molto poco di metropolitane, in quanto costretto ai punti di vista obbligati dal percorso. Per aprire la collana, Filopress ha scelto la linea A della metropolitana di Roma, perché con i suoi 18 km e 425 metri di percorso costituisce l'asse portante del trasporto pubblico romano. Da sud-est a nord-ovest congiunge l'estrema periferia del quartiere tuscolano, a ridosso dei castelli romani, attraverso il centro della città con le stazioni Vittorio Emanuele, Termini, Repubblica, Barberini, Spagna e Flaminio, superando poi il Tevere fino a lambire San Pietro e la Città del Vaticano, raggiungendo infine il cuore del quartiere Aurelio. Filopress, editrice della rivista mensile Filotram Bus e Metro, dedicata ai problemi del trasporto urbano, grazie alla collaborazione della società Metro Spa di Roma, ha potuto eccezionalmente piazzare le sue telecamere in posizioni tecnicamente audaci, per garantire così punti di vista quasi impossibili, realizzando un filmato unico nel suo genere. Deposito Officina Osteria del Curato. Un'area di circa 78.000 metri quadrati con una superficie coperta di 15.000 e fasci di binario di servizio e di ricovero per uno sviluppo complessivo di 8.400 metri. Qui si curano tutti i diversi livelli di manutenzione, delle elettromotrici e delle rimorchiate in servizio sulla linea A. 152 motrici e 38 carrozze realizzate nella seconda metà degli anni 70 e tra il 1987 e l'88 che hanno costituito un impegno rilevante per il gruppo delle aziende costruttrici, oltre a 40 semipilota e 20 carrozze di seconda generazione costruite nel 1997. Queste ultime formano 10 treni completi di 6 elementi, ciascuno composto da un'elettromotrice, MA, una rimorchiata, RA, un'altra MA e così via, per un totale di 1248 posti, dei quali 208 a sedere. Tutti i convogli, sia della prima che della seconda serie, sono bidirezionali e sono stati costruiti da un raggruppamento di imprese formato da Ansaldo Breda, Fiat Ferroviaria, Marelli e Tecnomasio Brown Boveri. Sono sottoposti a regolari trattamenti di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le tabelle fornite dai costruttori. A Osteria del Curato, dai prossimi anni, saranno anche ospitati 35 nuovi convogli dotati di aria condizionata, attualmente in costruzione negli stabilimenti spagnoli della CAF. Binario 17. Sei pronto? Va bene. Sì, pronto, il treno 8 è pronto ad uscire. D'accordo, ciao. I Writers hanno colpito duro. Il nostro convoglio che sta per uscire dal deposito è il primo ad essere stato ripulito dai graffiti. Le operazioni di manutenzione si sono protratte per 2 giorni pieni. Il convoglio MA 218 MA 220, dopo il via libera della torre che dirige tutti i movimenti sull'area del deposito Officina, si dirige lentamente verso la galleria d'ingresso.
Questo tipo di convoglio è lungo 107 metri e 40 centimetri ed è spinto da 16 motori, con una potenza motore di 2320 kW. Il deposito è raccordato alla linea tra le stazioni Anagnina e Cinecittà con un doppio binario lungo circa 700 metri. Dopo gli interventi operati è necessario un giro di collaudo prima di entrare in servizio regolare. Oltre alle normative indicate dai costruttori, la società Metro segue col proprio personale un severo programma di verifiche e collaudi, in modo da garantire ai passeggeri e all'azienda stessa i più elevati standard di affidabilità e sicurezza. Valori che si traducono pure in termini economici. Anche le vetture più anziane in servizio garantiscono infatti le prestazioni dei mezzi più moderni. Malgrado gli elevatissimi ritmi di lavoro, qui vengono sottoposte 19 ore al giorno per 365 giorni l'anno, dal momento della loro entrata in servizio. Il treno è ora entrato in linea e senza passeggeri a bordo procede spedito in direzione Battistino. Questi aspetti fanno sì che la metropolitana di Roma sia nota nel mondo come una delle più moderne, efficienti, affidabili e regolari ferrovie urbane sotterranee in servizio. Tutto è il risultato efficiente. Il macchinista cambia ancora una volta banco, spostandosi nell'opposta cabina di guida e dal tronchino raggiunge il capolinea di Anagnina. Sono oltre 500.000 i passeggeri trasportati ogni giorno dalle 5:30 del mattino fino a mezzanotte inoltrata sui 30 convogli in servizio sulla linea ad intervalli anche di soli 2 minuti. Anagnina è stata aperta al pubblico l'11 giugno 1980, 4 mesi dopo l'inaugurazione della tratta Cinecittà-Ottaviano, avvenuta il 16 febbraio. È una delle cosiddette stazioni di superficie, con banchine laterali e mezzanino superiore con atrio biglietteria. Si parte.
distanza tra Anagnina e Cinecittà è di 1341 metri, ben oltre i 670 che costituiscono la distanza media tra una stazione e l'altra. La linea inizia con un andamento superficiale con pendenze massime inferiori al 10 per 1000. La galleria è stata costruita col sistema cosiddetto a cielo aperto sotto la sede stradale. Contiene entrambi i binari ed è stata realizzata con una struttura a telaio in cemento armato. La linea di contatto è a sospensione longitudinale e catenaria di altezza ridotta con campate, in questa tratta, di 14 metri. I binari sono a scartamento standard di 1435 mm con rotaie da 50 kg metro, saldate e appoggiate con attacco indiretto su traverse di legno poste ogni 60 cm su massicciata di pietrisco. Cinecittà, che nel 1980 per 4 mesi ha costituito il terminale sud-est della linea, dispone, come tutte le altre stazioni, di banchine lunghe 120 metri, capaci di ricevere convogli composti di 6 unità. È qui presente una delle 6 sottostazioni elettriche che assicurano l'alimentazione in corrente continua. La prossima stazione, Subaugusta, dista 621 metri. Continua la galleria costruita a cielo aperto in superficie proprio sotto la sede stradale, con telaio in cemento armato. Subaugusta, uscita lato sinistro, prossima fermata Giulio Agricola. Subaugusta, next stop Giulio Agricola. Di nuovo in marcia. Il treno si muove verso la quarta stazione, che fa sempre parte del tratto cosiddetto superficiale. La distanza da percorrere per raggiungere Giulio Agricola è di 631 metri. Tutte le gallerie della linea sono illuminate per permettere almeno una discreta visibilità. Giulio Agricola, uscita lato sinistro, prossima fermata Lucio Sestio. Giulio Agricola, next stop Lucio Sestio. Si parte verso Lucio Sestio. Ci troviamo ancora nel tratto superficiale che comprende 9 stazioni. La distanza è di soli 470 metri. Siamo sotto la via Tuscolana, l'asse di uno dei quartieri più popolosi della città. Lucio Sestio, uscita lato sinistro, prossima fermata Domizio Quadrato. Lucio Sestio, next stop Domizio Quadrato. Partenza verso la prossima tappa. La sesta stazione della linea, Numidio Quadrato, ancora leggermente più vicina della precedente. Solo 447 metri che il convoglio MA 218, MA 220 percorre in una quarantina di secondi. Si scende e si sale ancora dal lato sinistro.
La stazione dispone infatti di banchine laterali, essendo anch'essa costruita in superficie. Dominio quadrato, uscita la prossima fermata, porta curva. Dominio quadrato, next stop, porta curva. Prossima tappa ancora sotto il mezzo chilometro, per l'esattezza 497 metri. Ci avviciniamo verso il primo stop della costruzione a cielo aperto, provocato da diversi problemi, tra i quali il sottoattraversamento di alcune linee delle ferrovie dello Stato. Da Porta Furba ci muoviamo verso l'ottava stazione, che dista 1072 metri. Qui la galleria per circa 500 metri è stata scavata col sistema a foro cieco, con metodi tradizionali, appunto per il problema del sottoattraversamento delle preesistenti linee ferroviarie. Il percorso ha appena abbandonato quello superficiale della via Tuscolana per dirigersi verso l'Appia Nuova. Anche presso la stazione Arco di Travertino è presente una sottostazione elettrica. Arco di Travertino, uscita lato sinistro, prossima fermata, Colli Albani. Arco di Travertino, next stop, Colli Albani. Verso la prossima stazione, che dista 549 metri, Colli Albani. Abbiamo coperto i primi 6 chilometri della linea A. Colli Albani è l'ultima stazione di superficie. Colli Albani, uscita lato destro, prossima fermata. Questa stazione si differenzia dalle altre di superficie per le banchine centrali. Da qui l'iniziale progetto fino alla stazione Termini fu infatti sottoposto a una radicale variante che portò alla realizzazione della linea in profondità, con la scelta di una tecnica di scavo assai più avanzata di quella precedentemente adottata. A foro cieco sì, ma adottando scudi meccanizzati, le famose talpe, capaci di perforare 2 distinte gallerie a sezione circolare e a singolo binario. Queste gallerie sono rivestite da 6 conci bullonati tra loro, realizzati con sezione nervata in calcestruzzo armato dello spessore di 30 cm, lunghi 1 metro, scavate ad una profondità variabile tra gli 11 e i 30 metri, distanti tra loro tra gli 11 e i 21 metri.
La 10ª stazione della linea, a 971 metri dalla precedente, è Furio Camillo, che è pure la prima delle cosiddette stazioni di profondità. Le banchine sono disposte tra i binari di corsa e i passeggeri scendono e salgono dal lato destro. Prossima fermata Ponte Lungo, Furio Camillo, next stop Ponte Lungo. Questo tipo di stazione ha una profondità variabile tra i 17 e i 30 metri rispetto al terreno sovrastante. Qui la pendenza raggiunge il 35 per 1000. A soli 449 metri di distanza, in piena velocità, raggiungiamo l'11ª tappa, Ponte Lungo, altra stazione di profondità. Corriamo sempre sotto l'Appia Nuova e ci avviciniamo al centro del quartiere San Giovanni. Altri 491 metri ed ecco la 12ª stazione, Re di Roma, proprio sotto l'omonima piazza. Re di Roma, uscita da Modesto, prossima fermata San Giovanni. Re di Roma, next stop San Giovanni. La galleria prosegue in profondità seguendo l'Appia Nuova con una pendenza del 17 per 1000 e in 605 metri raggiunge San Giovanni. In prossimità di questa stazione il binario è posato su una platea di resine epossidiche. San Giovanni, next stop Manzoni. Lasciamo San Giovanni per coprire la distanza di 502 metri che ci porterà con una pendenza massima del 22 per 1000 alla stazione Manzoni.
stop Piazza Vittorio. Ancora con la stessa pendenza del 22 per 1000 si riparte verso la 15ª stazione, che dista 565 metri. Vittorio Emanuele. Anche presso questa fermata è presente una sottostazione elettrica per l'alimentazione in corrente continua. Piazza Vittorio, uscita lato destro, prossima fermata Termini. Siamo ormai nel cuore della capitale e ci muoviamo verso il nucleo centrale del sistema dei trasporti metropolitani di Roma. Con una pendenza scesa all'11 per 1000 e una distanza di 812 metri, giungiamo a Termini. Uscita lato destro, corrispondente con metropolitana linea B, ferrovie dello Stato, ferrovia urbana Roma-Pantano, collegamento ferroviario con l'aeroporto Leonardo da Vinci, prossima fermata Repubblica. Termini, connection to Line Underground, Railway Station, Urban Railway Roma-Pantano, Railway to Leonardo da Vinci Airport, next stop Repubblica. Principale stazione di profondità collegata alle banchine da gallerie inclinate e da scale mobili a tutto il complesso sistema di trasporto pubblico su ferro e su gomma, urbano e interurbano di Piazza dei 500. A un livello superiore si trova anche la linea B della metropolitana. Un sofisticato sistema di videosorveglianza controlla l'intera linea. Da Termini inizia il tratto più complesso dell'intera linea. 37,5 per 1000 di pendenza e soli 375 metri di distanza per raggiungere la stazione di Repubblica, la tratta più breve tra due stazioni dell'intera linea. Anche qui siamo in profondità, in una tratta realizzata a foro cieco. Repubblica, uscita lato destro, prossima fermata Barberi. Repubblica, next stop Barberi.
Ancora con una pendenza del 37 per 1000 e con una distanza di 744 metri si raggiunge il cuore di Roma. Barberini. La 18ª stazione della linea. Anche qui, come a San Giovanni e a Manzoni, il binario è posato su una platea di resine epossidiche. Barberini, uscita lato destro, prossima fermata Spagna. Barberini, next stop, Spagna. Da Barberini ancor più nel cuore di Roma. In soli 404 metri giungiamo nella centralissima Piazza di Spagna, proprio sotto Trinità dei Monti. Si tratta di una stazione di primaria importanza, dotata di un complesso sistema di scale mobili e tapis roulant, con numerose uscite nelle diverse direzioni. Con una corsa di 910 metri, dove si raggiunge nuovamente la velocità massima di 80 km l'ora, si va verso la 20ª stazione della linea, quella di Piazzale Flaminio, dove si attesta la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo con il suo servizio metropolitano fino a Prima Porta, all'estremo nord della città. Uscita lato destro, corrispondente con ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo, prossima fermata Lepari. Da Flaminio, con una stretta curva a sinistra, inizia il breve ma spettacolare tratto che porta la linea ad attraversare il Tevere, unico punto allo scoperto. L'attraversamento del fiume è stato realizzato dall'architetto Luigi Moretti con un ponte in cemento armato a 3 carreggiate, di cui quelle laterali stradali e quella centrale contenente la ferrovia. La regolazione del traffico è automatica mediante telecomando e telecontrollo, con impianto riconoscimento treni tramite programmatore. I sistemi di sicurezza sono costituiti dalla ripetizione continua dei segnali in macchina, con controllo della velocità. È inoltre presente un train stop elettromagnetico.
Dopo aver percorso 923 metri dalla stazione Flaminio, il convoglio giunge a Lepanto. Siamo di nuovo in una stazione di superficie, con banchine laterali e galleria a 2 binari con volta quadrata. Questa tratta è stata infatti realizzata a cielo aperto proprio al di sotto di Viale Giulio Cesare. Da Lepanto si percorrono 623 metri per raggiungere quello che fino al 1999 è stato il secondo capolinea della linea, la stazione di Ottaviano San Pietro. Dal 30 maggio 1999, Ottaviano, che per il giubileo dell'anno 2000 ha preso il nome di Ottaviano San Pietro, non è più stazione di testa. Fino al 1 gennaio 2000 la linea si è attestata a Valle Aurelia, per raggiungere dal giorno dopo Battistini. Dopo la stazione di Ottaviano abbandoniamo progressivamente la Valle del Tevere. Qui inizia il prolungamento della linea, che coprendo la distanza di 1004 metri scavati in doppia galleria con la tecnica del foro cieco, consente di raggiungere la stazione di Cipro Musei Vaticani. Si tratta della prima stazione del prolungamento, con vie di corsa sovrapposte ed atrio laterale al piano della banchina superiore. Cipro, uscita lato destro, prossima fermata Valle Aurelia, corrispondenza con Ferrovia Roma. Annessa a questa stazione c'è la prima sottostazione elettrica di conversione e alimentazione della nuova tratta. Da Cipro, coprendo una distanza di 743 metri, raggiungiamo la stazione di Valle Aurelia, ai piedi della zona collinare compresa tra il Vaticano e Monte Mario. Valle Aurelia, uscita lato sinistro, corrispondenza con Ferrovia Roma San Pietro Viterbo, prossima fermata Baldo degli Ubaldi. Valle Aurelia. La stazione è un esempio delle elevate capacità dell'ingegneria italiana,
essendo stata realizzata su 2 livelli sovrapposti, con atrio superiore fuori terra. In questa stazione si trova la corrispondenza con la linea urbana delle Ferrovie dello Stato, con esercizio metropolitano fino a Cesano. Per esigenze di tracciato che non consentono pendenze particolarmente ripide, il dislivello orografico viene affrontato in galleria profonda e coprendo una distanza di 726 metri si raggiunge la stazione di Baldo degli Ubaldi, situata alla quota di 32 metri al di sotto del piano stradale. Anche qui si è fatto ricorso alla sovrapposizione di banchine e atri di stazione. A causa della depressione di Boccea, in 750 metri si raggiunge la profondità di 50 metri sotto il piano stradale, sulla circonvallazione Cornelia, tra Piazza Irnerio e Largo Boccea, cioè a Piazza dei Giureconsulti, dove appunto si trova la stazione Cornelia. Cornelia, uscita lato destro, prossima fermata Battistini. Cornelia, next stop Battistini. Il tracciato ora torna più prossimo alla superficie, attraversando il sottosuolo di Primavalle e con un percorso di 1143 metri risaliamo fino all'incrocio tra via Bonifazzi e via Battistini, dove è stato realizzato tra paratie con vie di corsa affiancate alle banchine e con atrio sovrastante l'attuale capolinea Mattia Battistini, sede anche della seconda sottostazione elettrica del prolungamento, la sesta dell'intera linea.
Il nostro viaggio è terminato. Tra qualche istante, il convoglio che fin qui ci ha accompagnato riprenderà il servizio in senso inverso. Ancora qualche corsa e la giornata di lavoro del treno MA 218-220 terminerà con il ritorno al deposito Anagnina. Il viaggio ha permesso di scoprire i tanti aspetti di un consueto viaggio underground, giocoforza sconosciuti ai viaggiatori, con la certezza che una maggiore conoscenza del mezzo utilizzato non possa altro che favorire trasferimenti e attese più tranquilli e rilassati.